L'approccio interpretativo ai sogni di Don Bosco ha avuto diversi sviluppi con variegate accentuazioni. Da una lettura delle prime generazioni salesiane che evidenziava l'aspetto straordinario e la natura soprannaturale del fenomeno, si è passati nel tempo successivo al Concilio Vaticano II a una lettura piuttosto funzionale oppure pragmatica dei sogni da parte di Don Bosco, dentro un paradigma sostanzialmente storico-critico. Nel mio contributo vorrei muovermi un po' in una direzione, una interpretazione che abbia fenomenologicamente più rispetto del fenomeno, non solo dei sogni, perché, come dicevamo anche un po', penso tutti noi, non è la parola sogno che è determinante, è quel fenomeno che come si manifestava all'interno della vita dell'oratorio, negli scritti e nella vita, nell'intera esperienza di Don Bosco e dell'oratorio. E qui si capisce come ho fatto di per sé 3 scelte. Quindi questo sguardo fenomenologicamente più rispettoso dell'utilizzo educativo dei sogni mi ha portato a considerare la narrazione dei sogni all'interno del genere narrativo delle buone notti. Quindi non mi sono letto solo i sogni, ma mi sono letto tutte le buone notti avanti, quelle che abbiamo dalle fonti primarie, delle cronachette di diversi salesiani, novizi, Ruffino, Gresino, non so, Ghigliotto, non so quanti sono, tra 10 e 15 diversi, no? Che poi è stato trascritto e ha una sua storia. Perché questo ci permette di capire come è collegato il racconto. Ogni tanto l'applicazione del sogno viene la sera dopo, o 2 sere dopo, è un ritornello che torna, poi la narrazione suscita qualcosa e con quel tipo di dinamica Don Bosco lavora più tardi. Quindi non è isolato anche nel tempo. Seconda scelta è la collocazione e l'intenzionalità dei sogni nell'educazione di Don Bosco, quindi alcuni temi tipici, ragionevolezza, fede, amorevolezza, contesto familiare, come l'educazione salesiana entra nel sogno, quindi come questi temi tipici nostri si riflettono dentro. E la terza scelta, che è un po' una direzione un po' opposta, sarebbe che cosa ci portano queste narrazioni dei sogni, che tipo di attenzione ci comunicano all'interno di un insieme di elementi dell'educazione salesiana. Quindi come i sogni arricchiscono l'educazione. È interessante anche la mia intuizione è un po' legata al fatto che Don Bosco non è un uomo tipicamente moderno, si trova al passaggio delle epoche, qualcosa da bravo contadino piemontese, con alcune dinamiche che sono premoderne, anche a livello delle dinamiche, a livello popolare, anche di spiritualità, e il passaggio in un modo che si sta modernizzando. E noi siamo esistenzialmente un po' anche in un passaggio piuttosto di uscita dalla modernità, e quindi i sogni si collocano dentro lì e non sono un fenomeno semplice da analizzare, ed è interessante come alcune intuizioni e studi, e non mi sono andato a leggere tutti gli studi di neuroscienze, di psicologia cognitiva, però si capisce come per Don Bosco, come lui tratta il tema dei sogni, delle visioni, non è un'analisi di sé, il sogno non è una strada maestra per accedere all'inconscio, ai desideri rimossi. Proprio perché penso che la lettura di Freud, oltre tante considerazioni che potremmo fare, è molto moderna, evolve la modernità in un certo senso, però si concentra sul soggetto, il senso deve essere dentro di me. Invece per Don Bosco il contesto, sia narrativo che interpretativo, è la comunità, è l'oratorio. Penso che sia interessantissimo anche, mi sono fatto un po' un'analisi
anche del linguaggio di Don Bosco, se facciamo il conto e utilizzo delle parole nelle memorie dell'oratorio, i sostantivi più utilizzati da Don Bosco si riferiscono all'aspetto di oratorio, casa e scuola. Sono i 3 sostantivi più utilizzati insieme con tempo. Altri vengono dopo, giovani vengono dopo, Dio viene dopo, Gesù Cristo viene dopo. Si capisce un po' come nel suo linguaggio quell'aspetto comunitario è fondamentale, è un punto di partenza, in questo senso non è moderno e non si riferisce al soggetto e non si riferisce al passato. Non cerca di capire se stesso attraverso il sogno, ma cerca di andare verso il futuro. E in quel senso l'utilizzo applicativo e educativo dei sogni non è moderno. Quindi, come siamo abituati a creare progetti educativi, dalla situazione si colgono le sfide, poi si pongono degli obiettivi chiari, dagli obiettivi si deducono attività e le attività dovrebbero portarci degli risultati educativi, possibilmente misurabili. Questa è semplificazione esagerata, ovviamente, però è uno schema tipico, moderno, di come trattiamo intenzionalità educativa. Per Don Bosco non è questo il processo, non è la chiarezza operativa e semantica di un obiettivo, di per sé non è un progettista. Per lui è un processo che va più non subito a un'attività, dà delle applicazioni, però prima attraversa un processo di narrazione e di approfondimenti che hanno un potenziale trasformativo. Don Andrea ha parlato di trasfigurazione, c'è in pedagogia tutta una corrente di anche progettazione profonda, trasformativa, che in questo senso ci offre qualche paradigma che può essere interessante. Quello che è da dire è anche la scelta, quindi delle cronachette dei primi salesiani, penso che sia proprio appropriata, perché ci si trovano proprio delle sequenze talvolta sono prediche, poi è qualche esterno che è invitato a dire la buonanotte, poi c'è un racconto di una visione, poi c'è qualche evento descritto. È tutto un flusso esperienziale, quello che possibilmente ovviamente non è completo, però che ci dà un senso di come poteva essere quell'esperienza. Ed è interessante che solo dalla lettura si potrebbe dedurre anche 2 attenzioni. Cioè, la ragionevolezza salesiana, entro anche un po' in un aspetto, e appare subito, anche perché Don Bosco, prima del testo dei sogni, moltissime volte esorta a una ragionevolezza realistica. Quindi non andate a raccontarlo fuori, perché io non vorrei che fuori si dicesse che io faccio vivere i giovani dei sogni, nel senso che non è questo che si vuole comunicare, no? Perché fuori è un altro contesto, quindi tante esortazioni anche, la libertà anche, chi vuole credervi ci creda, chi no, no. Quindi su questo c'è una ragionevolezza anche nella comunità giovanile. Sembrerebbe che dai racconti, e nonostante questo atteggiamento di cautela, non significa che non c'era un'esperienza onirica. Ovviamente la narrazione non è narrazione dell'esperienza onirica, è ovvio, perché abbiamo anche già nelle stesse cronachette racconti da compagni che sedevano nello stesso banco, racconti diversi. Quindi non abbiamo accesso a quello, lasciamolo stare, questo non è un interrogativo. Però ci sono molti indizi a dire che c'è stato qualche esperienza onirica, nel senso, tante testimonianze di persone vicine a Don Bosco, il quale racconta anche il ripetersi dei sogni con delle varianti, menziona una modalità progressiva, ogni tanto dice anche che è un'esperienza che è stancante, reale, sofferta, che li porta a periodi magari anche poi di insonnia,
E poi anche nella narrazione si vede quell'attenzione del narratore a cogliere, a esprimerlo, come era la natura di quel fenomeno. Utilizza il linguaggio del suo tempo e i personaggi sono visti nella luce naturale o soprannaturale, chi sono i volti delle persone. Penso che non sia solo l'arte retorica e narrativa. Sembrerebbe che il sogno è fenomeno onirico, potrebbe con un gioco, non è solo un gioco di parole, ma diversità di concetti nel francese, che un rêve, che è il sogno come fenomeno onirico, diventa nei racconti di Don Bosco un sogno, visione, un songe, una proposta di un orizzonte, di senso e di significato, sviluppato in profondità e per il futuro. Quindi è chiarezza è quella non del passato, ma del futuro e per una comunità. Salto anche qualche passaggio e vorrei soffermarmi su una strutturazione di proposte e dei sogni che si può ricavare e ritrovare scusate, nel racconto dei sogni. Ci sono 5 passaggi che potrebbero essere una tipologia di metodo che emerge non solo nei sogni, anche in altri racconti o altri interventi di Don Bosco. Il punto di partenza è sempre l'accettazione della situazione così com'è, e le sono molto preziose anche le indicazioni che Don Bosco stesso dà. E quindi Don Bosco all'inizio delle Buone Notti richiama diverse volte la trasparenza, la confidenza di un padre verso i suoi figli, come una delle condizioni fondamentali per il racconto. Poi la famiglia educativa è il contesto che non è solo contesto narrativo, ma è presente anche come la popolazione dei sogni. Non sono sogni di persone passate, future, immaginarie, sono loro stessi lì. Ci sono alcune figure esemplari, piuttosto di ex allievi, specialmente Domenico Savio appare molte volte, e poi figure contemporanee significative. Il contesto dei rapporti di confidenza è rinforzato anche dalla modalità dialogica del racconto, che è tipica di Don Bosco. Nei sogni c'è sempre la figura di un accompagnatore, con il quale Don Bosco dialoga sul senso di quello che vede. Non sempre il dialogo è solo un gioco di teatro, no? Come abbiamo visto nel racconto del sogno dei 9 anni, magari ogni tanto sorgono più enigmi che risposte. Alta volta è un dialogo botta e risposta, come diceva anche Paolo Vaschetto, per esempio quando è stato costruito con Don Barberis, un dialogo a livello di metodologia catechistica, potremmo dire, o narrativa. Talvolta però è una forma proprio propria di Don Bosco di narrare. C'è sempre questa cautela realistica ed è interessante come anche Don Bosco sdrammatizza varie volte. Ho preso un esempio: «Oh, quante facce angeliche che ho mai davanti!» E poi il cronista prende l'appunto riso generale. «Ho pensato che raccontando quel sogno vi farei paura». Poi fa la leva sulla confidenza di un padre con i figli, relativizza l'importanza del sogno dicendo «Ma sì, il sogno si fa dormendo». Esatto. Ragazzi ridono un'altra volta, non lo volevo raccontare per timore ne aveste paura, e quindi poi va avanti, ogni tanto fa battute più o meno spiritose o fa qualche tipo di riferimento agli eventi della giornata e poi racconta. Quindi è sempre interessante che non è il predicatore medievale che vuole scuotere le coscienze con il fuoco dell'inferno a convertire tutti, se vogliamo utilizzare proprio un'immagine che potrebbe essere un po' estremizzata, anche troppo standardizzata se vogliamo. Ma c'è quel contesto che deve servire e deve servire all'interno di un metodo dove c'è confidenza e c'è amorevolezza. Il secondo punto metodologico potrebbe essere quello dell'interpretazione della situazione.
e lo sguardo profondamente spirituale di Don Bosco fa emergere nel sogno una lettura che svela un livello più profondo della realtà quotidiana e molte volte lo fa attraverso l'utilizzo dello strumento dell'allegoria. Quindi eventi, persone e dinamiche reali diventano allegorici nel sogno. Però dietro c'è anche un'altra tipologia di attenzione educativa che mi sembra importante, ed è quella di affrontare la questione di una routine quotidiana di un collegio che si ripete, potrebbe diventare pesante e creare disagio alla vivacità e mobilità dei giovani. Non c'è solo la spontaneità della ricreazione, ma Don Bosco, nella sua interpretazione della situazione, non parla dei problemi e delle sfide, ma crea un racconto simbolico, quello che state vivendo. Interessante, c'è uno studioso di salesianità, Joe Boenzi, che ha fatto una proposta anche di vedere come Don Bosco utilizza la narrazione, alcuni parallelismi con delle narrazioni postmoderne del tipo un racconto di un Harry Potter e di tutto quel mondo che si colloca in un ambiente scolastico, e che scuola non è solo la noia e adempimento dei compiti, dei doveri, ma c'è dietro tutta una dinamica alla fine di essere al centro delle dinamiche più profonde del mondo. E potrebbero esserci molti altri esempi anche nella contemporaneità, che non sono solo racconti, dicono qualcosa e hanno molto successo, e lì ci potrebbe essere tutto un approfondimento su quella forma narrativa del fantasy, che deve rispettare molte regole e deve di per sé rispecchiare la realtà nelle sue dinamiche più profonde. Però questo adesso sì, non è il luogo. E quindi l'interpretazione della situazione è attraverso una scelta di luogo. Don Bosco utilizza generalmente nelle cronachette 3 tipologie di luoghi, se semplifichiamo. Un luogo immaginario, una scena campestre e l'ambiente dell'oratorio stesso di Valdocco. Sembra che la preferenza per un luogo immaginario da parte di Don Bosco sia legata più al tema dei novissimi, dell'eternità, di un cammino verso un'eternità definitiva. Una scelta allegorica senza riferimenti a luoghi geografici, adatta a spiegare le dinamiche dell'eternità. Un paesaggio campestre è invece l'ambiente simbolico dei diversi sogni che evocano la bellezza nostalgica dei luoghi di origine della maggioranza dei giovani, però anche la pericolosità della natura, e quindi c'è quel senso di avventura e delle origini dei ragazzi che li fa automaticamente entrare in una dinamica di identità propria, e lì sta poi l'innesco anche per la dinamica di trasformazione. Interessante, e qui si poi torna il tema molto pratico e applicativo, è quello delle vacanze, che poi è legato ai luoghi di origine. Poi interessante la scelta del luogo dell'oratorio, ma sempre con delle aggiunte di particolari o in un setting più fantastico. Appare in diversi sogni non solo come un giardino custodito e protetto, questo è anche un immaginario, ma anche come un luogo di lotta spirituale quotidiana. Potremmo poi passare al terzo punto, che c'è sempre una sfida di una chiamata al cambiamento che Don Bosco utilizza. C'è una radicalità anche legata a un cammino di trasformazione della vita dei ragazzi verso un ideale di bene nella loro vita, però sempre collocata con quel felicità nel tempo e nell'eternità. Quindi c'è la questione anche etica e di scelte concrete nella vita di una conversione, però collocata all'interno già di un approfondimento di quella interpretazione allegorica della realtà che è venuta un po' prima. E poi un tema molto ricorrente, se vogliamo essere anche fedeli ai contenuti, è il tema missionario, e quindi la scelta ad aprire gli orizzonti ristretti di un'esperienza limitata che potrebbe essere il collegio qui ed ora con i suoi ritmi ripetitivi di classe. C'è un movimento missionario e
ne fai parte. Non è il nostro potere per poter andare ovunque, sì, la Chiesa romana è universale, perciò di ogni parte può essere predicata, ciascuno poi secondo il suo coraggio e secondo che si sente potrà andare in regioni più vicine e più lontane. Quindi c'è anche questo orizzonte di apertura, che il futuro non è legato solo ai tuoi obiettivi, quell'autodeterminazione soggettiva tipicamente moderna che tu prevedi qui ed ora. C'è un mondo al di là dove ha senso buttarsi. Il quarto è il sogno, tipicamente quel linguaggio del sogno che offre una visione, e alcuni dei studenti di teologia presenti lì all'oratorio, qualcuno diceva anche attraverso quel racconto del sogno io ho imparato più la teologia in queste 3 notti, dove Don Bosco racconta pian piano un sogno, che non in tutto il mio corso teologico. Va bene, una ripresa anche dei contenuti in un linguaggio immersivo e esperienziale, che non vuol dire ovviamente che dopodiché gli studenti di teologia ovviamente sono tornati nei banchi e sono andati avanti, quindi non è per relativizzare, ma è interessante come permeano quelle tematiche anche il mondo immaginario. Penso che il tempo un po' sta per concludere. Quanto n'è? Quanto c'è? Allora mi avvio verso una finale. Ovviamente c'è la parte anche delle applicazioni abbastanza concrete legate al tema delle vacanze, delle confessioni, alla cosiddetta bella virtù, alla castità, il mondo degli adolescenti che stanno crescendo, e quindi si affrontano anche queste tematiche, ma le applicazioni non sono il punto di arrivo in un senso lineare, moderno e quasi strumentale. Il sogno offre molti elementi e questa è una delle proposte concrete, è una forma mentis tipica di Don Bosco, di non finire con un grande scenario di principi, ma di offrire, ok, se vuoi cominciare il cammino, comincia qui ed ora così. Proposta, però non finisce lì. Mi sembra interessante, un po' per concludere, di vedere anche come alcune letture del fenomeno delle narrazioni dei sogni educativi, in una chiave educativa, possono darci anche uno spunto per un'ampiezza di orizzonti che Don Bosco ha avuto. Uno spunto, termino con 2 citazioni di autori che ci hanno preceduto, di Xavier Thévenot, che ha una expertise anche in teologia e anche in psicologia di stampo lacaniano, e quando rilegge l'esperienza di Don Bosco, la sua antropologia, fa un'affermazione, penso bella, che sintetizza bene l'approccio. Contrariamente a certi educatori riduzionisti, afferma, che scavano il desiderio del giovane, interessandosi solo alla sua razionalità o mutilando dei suoi interrogativi metafisici e religiosi, mutilandolo nei suoi interrogativi metafisici e religiosi, l'educatore di Torino insegna che il desiderio veramente umano è soltanto quello che osa parlare con l'affettività, che sa riconoscere il bisogno di riti e di racconti, che si confronta con l'interrogativo sul senso ultimo dell'esistenza e che sa regolarsi su di un'etica dell'amore. L'amore è precisamente la parola che riassume tutta la pedagogia di Don Bosco. Un articolo abbastanza interessante pubblicato nel centenario della morte di Don Bosco. E poi interessante anche per un teologo morale, Guido Gatti, che un po' analizza l'esperienza anche dell'oratorio e anche quelle applicazioni nel campo etico e morale, e conclude così, che l'oratorio di Valdocco non assomiglierà mai a una piccola Port Royal, sappiamo, esperienza giansenistica abbastanza esigente, dura, pessimista, con un'antropologia di tipo pessimistico. Invece dell'ossessione vi dominano la più schietta allegria, la serenità di una famiglia felice e il fervore operoso di un cantiere.
L'interesse dei giovani era mobilitato dalle attività più diverse, assorbenti, costruttive. La musica, il teatrino, il crescere stesso nella opera di Don Bosco, constatabile quasi come un miracolo quotidiano che si svolgeva sotto i loro occhi, li coinvolgeva tutti e dava loro l'impressione di essere protagonisti privilegiati di una grande avventura e di un momento importante della storia. Penso che un approcciarsi ai sogni dovrebbe uscire un po' da uno sguardo di tipo moderno, analitico, distaccato e piuttosto critico, ma per far rivivere e capire dal di dentro quell'esperienza che facevano gli abitanti di Valdocco, membri della comunità, intenzionalmente mettersi fuori da quel mindset è utile perché si aprono orizzonti anche di ricchezza, di possibili applicazioni. Grazie per l'ascolto.